Ciao ragazzi, eccomi qua, bentornati sul canale. Oggi siamo alla terza puntata di questa realizzazione, di questo presepe stile palestinese. Questa puntata per l'appunto andremo ad occuparci sulla realizzazione delle case. Le case, come detto appunto nelle altre puntate, nella puntata precedente, andremo ad eseguire, a realizzare 5 casette. Praticamente pensavo di mettere due qua, una al centro e altre due qua. Poi dopo vedremo se farle magari leggermente rialzate, appunto sempre per lo stesso discorso di non averle tutte allo stesso livello. Quindi adesso andiamo a vedere come tagliare tutti i pezzettini delle casette e poi l'assemblaggio. Allora, come primo inizio per le case, mi sono dimenticato di dirvi, ho realizzato appunto questo schizzo qua, praticamente, giusto per avere un'idea, è una bozza delle case appunto che volevo realizzare. Sono queste due case qui, le ho segnate con A, B, C, D, E, perché dopo nella descrizione vi indico tutte le misure che ho fatto per costruire, così se volete replicarlo potete pure tranquillamente replicarlo uguale identico a quello che sto facendo io. Quindi queste case qui sono esattamente quelle che verranno posizionate là. Un'altra cosa importante, per non utilizzare il polistirene da 2 cm, quindi andremo solo a sprecare materiale per niente, io praticamente uso questo qua da 1 cm, ricavato appunto da un pannello da 2 cm. Questo, come potete vedere, è la stessa sagoma di questo fondale qui. Praticamente inutile buttarlo, è 1 cm, quindi adesso andrò a rifilarmi le mie pareti delle case con questo qua. Quindi vi consiglio anche a voi, magari se riuscite, di utilizzare col macchinario magari che vi ho fatto vedere nella puntata precedente, appunto per rifilare e abbassare il polistirene, per non utilizzare e consumare materiale inutile. Quindi vado a fare delle case con un pannello da 1 cm, ok? Quindi bene, a posto. Adesso andiamo appunto a tagliare le misure e vi faccio vedere, una volta finite le misure, appunto quello che abbiamo ottenuto. Allora, impostiamo il macchinario qua per tagliare a 13 cm, perché avevamo detto che l'altezza bene o male sono di 13 cm, poi andiamo comunque a rifilare, a abbassare le case che saranno più basse, però all'incirca sono tutte 13 cm. Allora, accendiamo il macchinario, abbiamo preparato, e andiamo a tagliare il nostro foglio a 13 cm per tutta la lunghezza. Adesso qui tagliamo qualche pezzo, poi chiaramente andremo a tagliare ulteriori pezzi se mancano appunto qualche facciata. Quindi sfruttiamo tutto il nostro pezzo, così che è meglio, così magari abbiamo anche quella un po' più alta. Posto. Caffè. Allora, adesso che abbiamo ottenuto le nostre 3 striscette dello spessore che volevamo, andiamo a segnare le distanze delle case, così successivamente andremo a tagliarle per poi formare le pareti delle nostre case. Adesso andiamo a segnare appunto le misure delle nostre case. Io adesso ce le ho, dopo comunque, come detto, vi do tutte le misure delle case che andremo a fare. Quindi non dobbiamo preoccuparci adesso delle misure che faccio, perché tanto ve le giro tutte dopo. Io adesso so quali sono, quindi andiamo. Quindi una volta che abbiamo fatto tutte, qua le avevo già fatte precedentemente, ecco, adesso passiamo a questa qua. Stavo dicendo, una volta che le ho fatte, dopo vi segno casa per casa appunto la misura. Quindi tranquilli, ma adesso niente di... Ecco qua, 14 a posto. Una volta fatto questo andiamo a tagliare appunto le nostre facciate. Allora adesso tagliamo appunto sulle righe che abbiamo segnato prima, ci aiutiamo con questa squadretta. Ecco qua. A questo punto continuiamo a tagliare i pezzettini delle nostre case, in questo caso ci facciamo aiutare dalla taglia polistirene con il filo caldo, in modo da essere ancora più precisi.
Eccoci qua, allora abbiamo tagliato tutti i nostri pezzettini, come vedete li ho raggruppati, almeno so non mi sbaglio, le ho indicate anche con le lettere appunto perché ogni gruppo almeno so quali sono le sue facciate, e adesso andremo praticamente a fare e a disegnare diciamo le nostre porte o finestre come abbiamo fatto sul nostro schizzo. Più o meno l'idea sarà quella, ma possiamo comunque tranquillamente anche cambiare in corso d'opera. Qui al mio fianco ho questa, diciamo, dima, che è la dima del portone che andrò appunto a ricreare sulle mie facciate. Quindi adesso andiamo lì, vediamo se farlo in velocizzato, perché sennò diventerebbe veramente sempre troppo lungo, come dico sempre, i video verrebbero veramente lunghissimi. Quindi adesso andiamo avanti un pochettino e poi ci vediamo tra poco. Allora, adesso le case le abbiamo praticamente terminate al 99% su quanto riguarda le finestre, l'incisione delle pietre, mattoni, porte e via dicendo. Adesso non c'è resta altro che fare le coperture, che andremo a fare come ho fatto in questo caso qua. Andiamo a tagliare delle strisce sottili di polistirene alte tipo neanche un centimetro, prendiamo la misura e le andiamo a coprire. Ecco qua, abbiamo tagliato le nostre striscette di polistirene, sempre col macchinario che avete visto in precedenza nelle altre puntate. Adesso prendiamo casa per casa, prendiamo la misura e andiamo a tagliarla. Allora, abbiamo tagliato i nostri tetti, come sempre vi ricordo, fate questo lavoro qua, segnatevi appunto le lettere con le rispettive case, perché dopo magari le mischiate a destra e a sinistra non ricordate più. Poi cosa fondamentale, anche il senso del tetto, infatti faccio la freccia che indica sempre la parte posteriore. Quindi andiamo a metterle nella loro posizione finale. Allora questa è, vi faccio vedere più o meno come viene. La D. Questi sono tutti sagomati appunto perché vanno incastrate nelle case. Le case non sono ancora incollate chiaramente perché devono essere ancora tutte stuccate. Così. Allora, anche questa puntata è terminata, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, cioè fare appunto le case, tutta la struttura, le varie porte, eccetera. Adesso nella prossima puntata andremo a fare appunto qualche dettaglio appunto di pietre, pietrischi, qualche pietrone qua davanti e successivamente anche le montagne. Quindi vi ricordo allora che se vi è piaciuto il video, come sempre lasciatemi un bel like che è molto importante, iscrivetevi al mio canale se magari qualcuno di voi non lo ha ancora fatto, attivate sempre la campanella in modo che quando uscirà la nuova puntata di questo, ma anche ulteriori video, tutorial e cose varie, verrete avvisate. Non comporta nessuna iscrizione particolare, verrete solo avvisate con una notifica e basta. Quindi grazie ancora della visione, di aver visto questa puntata e di continuare a vedere appunto i miei lavori e ci vediamo alla prossima. Ciao!